Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato all'utilizzo del software del National Instruments WView. Nel mio canale, se è la prima volta che navigate nel mio canale, vi troverete moltissimi altri argomenti relativi alla programmazione di LabVIEW nella mia playlist. Di cosa mi occuperò in questo video? Delle variabili locali. Il video sarà tradotto poi in inglese e quindi vedremo how to use the local variables, quindi parleremo solo delle variabili locali e non delle globali o delle property node che saranno oggetto dei prossimi video. Ma vediamo cosa sono le variabili locali e come usarle prima di passare alla visualizzazione del software. Bene, vediamo cosa sono le variabili locali in maniera molto veloce. Sono delle strutture che vengono usate per cosa? Per leggere o scrivere il valore di un controllo o di un indicatore del front panel o sul front panel. Queste variabili sono accessibili solo in quel singolo VI, cioè Virtual Instruments, quel programma. Quindi le variabili locali vengono utilizzate, possono essere utilizzate solo per quel programma. Se creo un altro programma, ovviamente se è locale rimane lì, non posso fare in modo che quella variabile sia utilizzata anche in un altro file, in un altro programma. Per fare questo bisogna invece utilizzare le variabili globali, una global variable, che vedremo magari in un prossimo video. Come si creano le variabili locali? Ci sono due modi per farlo. Dal pannello frontale, ecco qui vediamo l'esempio, io scelgo, questo qui ho chiamato selettore cicli, tasto destro del mouse, create variabile locale e si crea la variabile locale. Oppure posso farlo dal diagramma blocchi, andando sul menu del diagramma blocchi e vado a trovare poi sul diagramma blocchi le strutture. Sulle strutture mi trovo local variable e si apre questo oggettino qui. Questo oggettino qua è l'innominato, non si sa cos'è, è in attesa, dice chi sono io? Bene, adesso te lo diciamo, o ti assegniamo come adozione a qualcuno. Quindi possiamo scegliere l'oggetto in che modo. Gli clicco sopra col tasto destro, si apre questo menu e scegliamo Select Item. Sul Select Item mi fa vedere tutti gli oggetti che mi trovo nel mio programma. Mi trovo la forma d'onda, che ho chiamato forma d'onda un mio grafico, oppure ho un selettore cicli. A quale voglio associarla? Scelgo quale voglio associarla e così ho completato questa assegnazione, questa creazione di variabile locale dal mio pannello del diagramma a blocchi. Prima di passare sull'ABIV per vedere alcuni esempi, alcune applicazioni di queste variabili locali, abbiamo quindi capito che le variabili locali posso usarlo solo su questo file, che posso utilizzarle per leggere e per scrivere, e quindi ovviamente se devono leggere e devono scrivere possono essere in una variabile locale write o una variabile locale read. Bene, andiamo a vedere sull'ABIV come utilizzarle. Ed eccoci nel nostro software del LabVIEW con le mie due pagine, il front panel e la pagina del diagramma a blocchi. Vediamo in che modo possiamo usarlo. Intanto vado a mettere qui sul grafico un grafico, più che un grafico, un chart a scorrimento. Chart. Eccolo qua, lo ingrandiamo, non ha nessuna importanza. E vado anche a mettere un boolean, sì, però me lo deve fare prendere, un boolean, prendo ad esempio questo qua, un rocker, così ci diamo un po' di rocchettari, questo ovviamente essendo un booleano può essere on, off, ok. Lo metto un attimino qua e adesso vado a crearmi il mio programma per vedere l'utilizzo della mia variabile locale, questa applicata al mio boolean. Vediamo come fare. Allargo questa finestra qua. Vado a prendere una struttura, innanzitutto un while loop. While loop è un ciclo che continua ad essere eseguito fino a quando non si verifica la condizione di questo loop. Questo loop
lo faremo dipendere dal mio boolean. Però nel caso, ecco, andiamo subito a una cosa pratica, io prendo questo oggettino qua e voglio comandare due differenti, contemporaneamente due cicli. Quindi per evitare problemi troppo lunghi faccio così, vado a prendere su Mathematics, Elementary Watson, trigonometrica. Su trigonometria vedete che trovo una funzione trigonometrica di seno, di coseno, tangente, chiamata anche pizzo, scelgo il sin, ecco, e faccio anche copia e incolla per evitare che me lo ritrovi più volte e voglio visualizzare il seno con una certa frequenza, con un certo numero di onde, e quindi decido che la funzione del seno sia con un'onda o con più onde. Come posso fare? Ad esempio, vado a fare una divisione su numeriche, prendo divide, lo mettiamo qua e il risultato lo metto lì. Cosa posso fare? Piuttosto che, siccome questo è il valore dell'iterazione e a ogni ciclo aumenta di un valore, quindi 1, 2, 3, va avanti migliaia fino a quando non lo stop, questo valore qua inizialmente vado a dividerlo, qui metto crea costante, ad esempio facciamo per 25, lo dividiamo per 25, tanto lui non si offende. Il risultato lo mando qua. Cosa succede? Succede che io voglio vedere il mio risultato su questo chart qua. Anzi, facciamo un'altra cosa perché voglio vederne. Facciamo il primo esempio con due chart, così abbiamo un volo charter. Eccolo qua. Ne prendo un altro identico. Sono proprio identici. CTRL C, CTRL V. Eccolo qua. E questo avevo un form chart, vedere il seno però con una visualizzazione diverse. Quindi prendo sempre questo affare qua, il numero progressivo delle iterazioni. Faccio così, guardate, sempre CTRL C, CTRL V, meno male che l'hanno inventato. E ovviamente se lo divido sempre per 25 vedo le stesse onde. Lo divido per un numero inferiore, metto 10. Adesso non so quante onde mi verranno, spero che non siano tante, altrimenti diventa uno tsunami. Detto questo, ecco, vado anche a mettere, ovviamente, posso mettere un timer, vado a prendere timing, dove sta il timing? Eccolo qua. Vedo questo qua, aspetta fino al prossimo sottomultiplo, ne prendo sempre uno, CTRL C, CTRL V, perché sono proprio capriccioso, voglio che abbiano anche tempi diversi. Su questo qui crea una costante e gli metto il valore in millisecondi. Ad esempio metto in millisecondi questo qua che sia 250, cioè un quarto di secondo, e questo qua crea costante, metto 500 millisecondi, cioè mezzo secondo. Adesso devo trovare il modo per bloccarli contemporaneamente. Bene, allora vi faccio vedere prima l'idea sbagliata, perché io potrei essere, e quindi il perché mettere una variabile locale, posso pensare erroneamente che io vado a prendere questo qua, lo metto lì, dico, guarda che sono intelligente, e lo metto lì, ok, e nello stesso tempo, guarda, lo metto anche qui così, quando lo spengo dall'uno e dall'altra parte, ottimo. Andiamo a vedere cosa succede. Lo lanciamo, eccolo qua. Ecco, vedete che sta cominciando a prendere forma.
Ecco, questa mi fa vedere una sola onda. Questo qua invece mi fa fare il surf, ho più onde. Cosa succede se io vado a spegnerlo da questo qua? Come possiamo vedere, non si spegne e quindi non ho ottenuto il risultato voluto. Per quale motivo questo qui non si arresta? Non si arresta, chiamiamola Digos, non si arresta perché è controllato dall'esterno. Vediamo che non si arresta. Quindi non è la soluzione voluta. Bene. Lui va avanti imperterrito, lo blocco da qui. Allora penso, ma quasi quasi ho una genialata, io potrei anche fare così, visto che questo è esterno e non mi blocca i miei due cicli, guarda, faccio così, guarda, ti tolgo anche da qui, guarda, io proprio ti stronco la carriera, lo metto qua dentro, eccolo qui, e penso, oh guarda, adesso da qua abbiamo già immaginato che questo qui è interno a questo funziona, ma è esterno a questo e questo non funziona. Andiamo a vedere se è vero. Ecco, vedete, questo un po' alla volta sta prendendo la forma. Questo non funziona affatto. E se lo blocco, mi blocca quello dove il comando è interno, ma questo esterno non parte e quindi non posso nemmeno fermarlo. Ecco che allora mi servirà una variabile locale. Andiamo qua. A questo punto tolgo questo affare qua, tolgo anche questo, tolgo anche questo, togliamo tutto per carità che non si offenda e, e vado a creare una variabile locale. Potrei farlo o dal diagramma blocchi oppure dal pannello frontale, ma lo faccio da qua. Come dicevamo, tasto destro sull'oggetto, crea variabile locale, eccolo qua. Andiamo a vedere come è combinata questa variabile locale. Questa variabile locale deve comandarmi questo, ma adesso vedete che se vado a cliccargli sopra trovo la possibilità change to read, cioè questa variabile locale deve leggere il valore di questo interruttore, quindi change to read, perché a sto punto posso comandare il mio ciclo. Se lo lascio in quel modo non posso collegarlo perché sarebbero due indicatori. Invece questo adesso è diventato un controllo. Andiamo a vedere se è vero. C'è sempre la prova del 9. Eccolo qua. C'è un errore qua sul mio object house. Ecco. Ecco, stanno funzionando tutti e due perché prima l'avevo lasciato in posizione di spegnimento, in on, invece adesso è in off ed ecco che stanno andando. Questo qua è indefinito, sono due, dovrebbe essere due, la prossima volta le vedremo due, c'era questo tratto in mezzo. Ed ecco, vediamo che stanno funzionando tutti e due. Cosa succede se vado a rovinargli la carriera? Che si fermano tutti e due, lo riporto in questa posizione altrimenti non parte e lo rilancio. E quindi abbiamo visto l'utilizzo di una variabile locale
In questo caso era fondamentale perché con lo stesso oggetto posso comandare da più punti del mio software. Bene, ma possiamo vedere anche un altro esempio esplicativo. Ecco, il secondo esempio facciamo così. Tolgo questo chart e tolgo anche, questa la porto fuori perché mi serve, tolgo anche tutto questo affare qua e chiudo questo qui perché cosa vogliamo visualizzare? Vogliamo visualizzare questa volta sullo stesso chart voglio visualizzare le due diverse onde, quindi la mia variabile locale sarà il waveform chart. Per fare questo però devo fare in modo che, tolgo questo boolean di qua, perché questo lo utilizzerò per un'altra cosa, perché stiamo cambiando completamente il programma. Adesso la mia variabile locale non sarà più assegnata all'interruttore del ciclo, alla condizione di loop, ma al chart. Quindi prendo una struttura vero o falsa, su struttura in case dovessi saperlo, mettiamo così, waveform chart. Bene, non tanto perché devo ancora modificarlo. Lascio questa, la temporizzazione lascio la stessa. Ovviamente questo 25 meglio lo devo portare dentro perché altrimenti non c'ho sia nel vero che nel falso gli stessi valori. Quindi lo portiamo dentro e quindi in questo modo vedrò il mio volo chart. Da cosa dipende se vedrò un tipo o l'altro? Dal mio booleano. Ok. Faccio un bel copia e incolla fino a qui, CTRL C. Nella condizione booleana di questo mio switch, qui metto 10, il SIN non posso ovviamente collegarlo, altrimenti devo avere due chart e quindi mi serve un aeroporto. Invece vado a fare così, questa volta creo il mio volo charter su crea una variabile locale. Vado sul falso, la metto qui, eccolo, guarda come sei bravo. Bravo, no io, come è bravo lui il software. Eccolo qua. E quindi mi avrò che posso vedere questo, ma posso anche vedere l'altro. Naturalmente adesso mi serve qualche cosa che mi blocchi il mio ciclo, questo vabbè, l'ho ripetuto, va bene lo stesso. Ecco. Posso fare due così, o gli dico crea un controllo e sono a posto dove me lo trovo sto controllo, ecco me lo trovo qua, il mio pulsante di stop, oppure avrei potuto fare così, numeric, no scusate, boolean on rocker, e questo qui lo collegavo al posto del mio stop. Ma perché farlo quando possiamo farlo in automatico? Bene, anzi benissimo. CTRL T, vado a lanciare il tutto, lo slancio, adesso non so se questo sia quello, questo sia quello che ha o più cicli, o ce n'ho uno solo, boh, non lo so, vediamo quanti ne fa. Se passo dall'altra parte, ecco che lui si deforma un attimo perché sta cominciando a fare i calcoli dell'altra onda, ecco, per avere un'onda sola. E lo sto sbilanciando praticamente, dice deciditi che calcoli devo fare.
L'importante mi ha detto che non siano renali perché fanno male. Eccoli qua, ce n'ho uno, ecco, l'ho messo in difficoltà, poverino. Eccolo qua, adesso lui farà, vedremo l'altro risultato. Con lo stop si ferma, eccolo qua, si è fermato. Quindi abbiamo visto anche questo. Ma volevo farvi vedere l'ultimo tagliere utilizzando un'altra variabile. Ovviamente, se ne avete visti due e non volete vedere il terzo, non siamo mica obbligati, potete anche chiudere qua. Se invece siete curiosi, guardate pure il resto del video. Bene, e allora vado qua, CTRL T, passando dall'altra parte e faccio una cosa pazzesca. Tolgo tutto. Mamma mia. Questo no perché fa parte del gruppo, non posso toglierlo, anche se ti clicco non lo toglie perché fa parte del blocco. Questo lo lasciamo un attimino qua e da questa parte vado qui, vado, voglio vedere la visualizzazione di una illuminazione diversa. Eccolo qua, Framed Color Box. Metto anche qua sotto perché posso fargli cambiare il colore da qui. Ma io voglio che invece creando una variabile locale, questi colori metto 4 colori diversi senza intervenire ogni volta direttamente da questa palette. Bene, quindi passo qua perché adesso ne prendo un altro, per carità, perché tanto sempre lo stesso prezzo. CTRL C, CTRL V. Questo Color Box 2, ritorno alla vendetta, sembra come i film di Rocky o di Rambo. Color Box 2, invece questo qua metto color variable. Aspetta, saranno contenti i miei amici anglo e sassoni. Bene, cosa devo fare adesso? Se voglio vederlo cambiato, o metto un case, ma l'abbiamo visto prima il case, prendo un'altra struttura. Prendo come struttura questa, una flat sequence 1, poi facciamo aggiungi, un frame dopo, aggiungi un altro, dai, tanto, a te che te costa. Sempre sul bordo, e the framer after. Ecco, quindi ho i miei quattro colori. Adesso, questo qua, il mio color box, questo qui che mi trovo da questa parte, è quello che io voglio vedere modificati i colori, che potrebbero dipendere da questo, ma io non voglio utilizzare questo. Anzi, a questo punto posso anche eliminarlo, tanto non mi serve. L'ho usato semplicemente per fare copia e incolla e farlo diventare, cambialo in indicatore, perché se era un controllo lo potevo utilizzare lo utilizzavo per fare in modo che il colore che stabilivo andava ad influenzare. In questo caso invece lui, essendo dove sei? Essendo un indicatore, lui si aspetta a ricevere dei valori. Bene. Comunque tutte queste cose le trovate nel mio canale, a differenza tra un controllo e un indicatore. Vado qui e gli dico, guarda caro amico, crea una variabile locale e la mettiamo qui. Attenzione a non fare l'errore che faccio. Copia e incolla, perché guardate cosa succede. Succede che io ho un altro di questi, infatti se passo da questa parte me ne trovo due, perché se io avendo copiato la mia variabile locale, ma siccome la variabile locale dipendeva da questo indicatore, lui mi copia tutto, quindi non bisogna fare così, via, via, togli, ok.
Quindi devo fare in modo che questa qui, devo di nuovo creare una variabile locale, una per una. Crea variabile locale, dove sei? E poi l'ultima, dai. Potevo farlo con due e ci sbrigavamo come video. Però dai, è molto più... Qualcuno che mi manda messaggi a quest'ora, non c'hanno niente da fare. Crea variabile locale. Ecco. Adesso per vedere che ci siano colori diversi, devo impostare una costante di colore, in modo che ci siano 4 costanti di colori diversi. Posso andare qua e gli dico crea costante, eccola, che è la cosa più semplice, altrimenti se devo andarla a trovare, guardate come è lungo, devo andare su grafica e sound, bello così scortiamo anche la musica, poi devo andare su picture function e poi devo andare sul color box. Converrete che è meglio crea costante. Se poi volete allungare, insomma, non è che ce lo vieta nessuno, ma se riusciamo a fare le cose molto più velocemente, cosa succede adesso? Succede adesso che i colori sono tutti uguali e non è che mi va bene, altrimenti il frame, perché lui finisce il primo frame e passa al secondo. In questo momento il passaggio da un frame all'altro è ogni quarto di secondo. Io faccio così perché posso anche modificare quanto tempo deve restare per ogni colore. Se assegno il mio timer per ogni riquadro, ad esempio posso dirgli che questo qui sia 3 secondi, poi faccio sempre un copia e incolla, tanto questo qui non è una variabile locale, 3 secondi, 3 secondi, e invece gli dico che questo qui voglio che duri 2 secondi, questo qua che duri 2 secondi e mezzo, e questo qui che duri 3 secondi e mezzo. Ok, quindi dopo fa in modo di leggere la prima parte del frame, mi farà vedere questo colore 3 secondi e poi passa a questo, però sarebbe lo stesso colore, quindi gli clicco sopra e scelgo il colore. Il primo colore voglio vederlo rosso, bello, sembra quasi la mia macchina quando ha bisogno di fare benzina. Poi in questo caso gli clicco, voglio un bel giallo, un thriller, quindi mettiamo un verde che è come il mio conto in banca, e questo qui invece che gli mettiamo un blu, tanto non c'è nessun errore, questo è tutto a posto. Andiamo a vedere cosa è successo. Adesso in automatico parte il primo colore, dopo 3 secondi arriva il giallo, poi il verde, poi il blu, poi il rosso e il giallo. Ecco. Ecco. Eccolo qua. Bene, vi ringrazio, finito, vi ringrazio per la visione di questo video, spero che sia di vostro gradimento, che vi sia piaciuto e che sia stato sufficientemente chiaro per spiegare cosa sono le variabili locali. L'applicazione lo lascio alla vostra fantasia, il tanto importante è vedere a cosa servono e come possiamo utilizzarle. Quindi buona continuazione, buona navigazione, siete sul mio canale molto meglio. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale perché oltre a questi video sull'Abibio ce ne sono moltissime playlist su molti argomenti interessanti. Grazie e arrivederci al prossimo video.